Benvenuti, oggi parliamo di Restart, un backend per applicazioni web e mobile che consente di creare delle API REST in maniera molto veloce. Appunto Restart, come dice il sito ufficiale, è un backend moderno per applicazioni web e mobile che consente di semplificare lo sviluppo server-side, affrontando essenzialmente tre problematiche, ovvero la persistenza dei dati, autenticazione e autorizzazione e API. Queste tre problematiche vengono affrontate utilizzando MongoDB per la persistenza dei dati, un sistema di gestione degli accessi e della sicurezza e utilizzando come linguaggio, comunque, o meglio come formato di scambio dei dati, il JSON, che è sostanzialmente lo standard delle API REST. Possiamo facilmente realizzare appunto dei backend per applicazioni mobile, utilizzando i classici framework come Angular, React, Vue, ma anche applicazioni mobile per Android e iOS. Diciamo che il modo più semplice per utilizzarlo è appunto quello di scaricare un file compresso zip o tar e di andare a scompattarlo. Ecco, a voler essere precisi, non è richiesta alcun tipo di installazione perché abbiamo un pacchetto jar precompilato. Come vedremo poi ci sono altre alternative come l'esecuzione con Docker, quindi scaricando un'immagine Docker, oppure addirittura andando a compilare il codice sorgente. Partiamo andando ad utilizzare i binari messi a disposizione, abbiamo detto, in un pacchetto compresso. Ecco, una volta scompattato l'archivio compresso, qui possiamo vedere la struttura delle cartelle. Essenzialmente il file, diciamo, principale è questo, restart.jar. Poi abbiamo due cartelle, una relativa ai plugin, che contiene praticamente, diciamo così, il motore che interagisce con MongoDB, e un altro file jar che invece gestisce la sicurezza. Tutta la parte relativa alla configurazione è presente all'interno della cartella etc. In particolar modo, poi vedremo meglio in dettaglio, abbiamo restart.yaml, è praticamente il file di configurazione che utilizza il formato Mustaci in modo tale da valorizzare le varie proprietà attraverso i file .properties. Questo ci permette per esempio di avere diverse configurazioni in cui possiamo variare le proprietà. Per esempio possiamo variare la porta su cui in esecuzione l'istanza di restart, l'istanza di MongoDB da utilizzare, tantissimi altri parametri che poi vedremo più in dettaglio. Per quanto riguarda invece l'autenticazione, abbiamo il file users.yaml all'interno del quale sono elencati tutti gli utenti abilitati ad utilizzare appunto il restart con le relative password e i ruoli che invece poi sono definiti all'interno delle ACL, del file acl.yaml, e quindi nello specifico abbiamo un ruolo admin che può praticamente fare tutte le operazioni possibili e invece un ruolo user con autorizzazioni più limitate. Dal punto di vista pratico, vabbè, ma lo abbiamo già capito, il codice è scritto in Java, quindi abbiamo bisogno che sulla nostra macchina sia in esecuzione Java, in particolare la versione 11, e poi naturalmente c'è bisogno di MongoDB versione 3 o 4 in esecuzione sulla porta 27017. Ecco, nel mio caso ho un container Docker, per cui andiamo ad avviarlo e utilizzo Portainer per la gestione di tutti i container. Quindi eccolo qui, MongoDB, lo selezioniamo e lo avviamo. Perfetto. Ovviamente la porta è quella di default, la 27017. Adesso andiamo ad avviare
restart. Bene, eccoci all'interno della cartella restart in cui abbiamo decompresso il file zip. Ed ecco anche il comando che dobbiamo utilizzare per avviare l'istanza. java-jar restart.jar etc/restart.yaml-e etc/default.properties. Analizziamolo un attimo. In pratica si tratta di un comando con cui si avvia un classico file jar. Appunto restart è il file principale, in particolar modo restart.yaml è il file di configurazione principale che è parametrizzato con la notazione Mustaci, e i valori effettivamente, diciamo le proprietà che vanno a valorizzare il file di configurazione sono contenute all'interno di default.properties. Questo, come abbiamo già detto, ci consente di avere diverse configurazioni, cioè in pratica noi possiamo avere più file.properties con impostazioni diverse, cioè possiamo cambiare, non so, dalla porta su cui in esecuzione restart alla connessione al database MongoDB e via dicendo. Allora andiamo ad eseguirlo. Come vediamo è in corso l'operazione di caricamento ed ecco che restart è in esecuzione. Come vediamo la porta di default è la 8080 e quindi siamo pronti a questo punto per proseguire. Bene, proseguiamo con le operazioni di configurazione spostandoci sul tutorial presente sul sito ufficiale di Restart. La documentazione è fatta molto bene, molto dettagliata, ed in particolare, come adesso vedremo, c'è anche la possibilità di eseguire i vari comandi direttamente sul tool Rest Ninja, senza la necessità di dover ricorrere a tool esterni come ad esempio Postman piuttosto che curl, tool a riga di comando e via dicendo. La prima operazione che dobbiamo effettuare è essenzialmente quella di andare a creare il database restart attraverso una chiamata put all'endpoint /. Vediamolo rapidamente. Quindi questo ci permetterà di creare il database restart. Ecco qui. Per chi non avesse utilizzato mai Rest Ninja, vediamo una brevissima panoramica. Abbiamo la possibilità di selezionare il tipo di chiamata, get, post, put, eccetera. In questo caso abbiamo detto una put. Qui andiamo a specificare la risorsa da invocare, nel nostro caso appunto sarà http localhost 8080/. Quindi qui abbiamo la possibilità di impostare il body della richiesta per laddove sia richiesto appunto eventuali header specifici, il formato, in questo caso appunto è JSON, ma abbiamo anche XML e text, e poiché la richiesta deve essere autenticata, abbiamo già impostati direttamente l'autenticazione tipo basic con le credenziali admin e secret. Ok. Questo tipo di autenticazione rimanda, abbiamo già visto, al file users.yaml, dove appunto sono indicate le credenziali di tutti gli utenti abilitati al servizio, quindi abilitati ad utilizzare restart. Ora non ci resta altro che eseguire il comando. Ecco, il codice che ci è stato restituito è 200, quindi vuol dire che l'operazione è andata a buon fine, quindi in parole povere che abbiamo creato il database restart. Torniamo un attimino sul tutorial e passiamo all'operazione successiva. L'operazione successiva prevede la creazione di una collection di test chiamata inventory. Ora, in questo caso deve essere effettuata sempre una put, però sull'endpoint /inventory. Andiamo ad invocare Rest Ninja. Anche in questo caso vediamo che Rest Ninja imposta tutta la configurazione necessaria per effettuare la chiamata, quindi una put
in questo caso è cambiata la risorsa, è diventata http localhost 2.8080/inventory. Se andiamo in out troveremo sempre diciamo, le informazioni di autenticazione, quindi andiamo ad eseguire il comando ed ecco, anche in questo caso abbiamo il 200. Vediamo che qui prima non l'ho citato, ma comunque vengono visualizzati tutti gli header della risposta, compreso anche il token di autenticazione con la relativa validità, nonché il content type e l'entity tag associato alla richiesta. Questo poi sostanzialmente è una specie di, come possiamo chiamarlo, una sorta di hash della richiesta, molto utile laddove si debba fare per esempio del caching oppure delle richieste condizionate, quindi dei controlli condizionati, cioè in sostanza se noi vogliamo effettuare il caching della richiesta abbiamo la possibilità di utilizzare questo tag per verificare se c'è stata qualche modifica e quindi eventualmente andare ad aggiornare la cache oppure restituire il contenuto della cache, questo per velocizzare le operazioni di accesso ai dati. Torniamo nel tutorial e a questo punto che abbiamo praticamente la nostra collection possiamo provare a popolarla. Ora, come vediamo in questo caso, rispetto alla chiamata precedente, non abbiamo più una put ma abbiamo una post sempre su /inventory e in più nel body dobbiamo andare a specificare un oggetto di tipo JSON. Abbiamo tutta una serie di valori che vengono specificati, item, la quantity, size, status, eccetera. Anche qui tutta l'operazione è gestibile facilmente attraverso REST Ninja. Infatti vediamo è già tutto popolato, si tratta di una post, abbiamo qui già direttamente la risorsa, le solite impostazioni di autenticazione e il body. Andiamo quindi ad eseguire send ed ecco, qui si tratta di un'operazione di post e abbiamo ottenuto la risposta ed ecco sono 5 appunto gli elementi che sono stati inseriti all'interno del database. Quindi questa è una preview, possiamo vedere i dati in formato RAW, possiamo vedere gli header, ecco qui. Ora a questo punto possiamo effettuare, cioè possiamo andare ad interrogare il database per vedere esattamente i dati che abbiamo appena inserito. Ora, in questo caso possiamo modificare direttamente qui la chiamata da effettuare, perché poi sostanzialmente si tratta, come possiamo anche vedere dal tutorial, di una get su inventory, su /inventory, senza appunto inviare nulla dal punto di vista del body. Quindi possiamo andare in diretta, modificare, facciamo una get, ovviamente non abbiamo più il body e quindi adesso dovremmo ottenere come risultato un oggetto JSON contenente tutti gli elementi a loro volta negli oggetti JSON che abbiamo precedentemente inserito. Ed ecco immediatamente ottenuta la risposta. Chiaramente ci sono, rispetto a quelli che sono i dati che noi abbiamo inserito, anche degli altri campi, quindi diciamo l'identificativo, l'ID dell'oggetto e anche le tag, l'entity tag che è stato appunto inserito. Ecco qui. Ora, per completare questo primissimo tutorial andiamo a vedere un paio di opzioni. Per esempio la possibilità di utilizzare dei filtri sui documenti presenti all'interno di una collection e che diciamo vanno passati all'interno dell'URL della risorsa. Quindi ad esempio in questo caso vengono filtrati tutti i documenti in cui la quantità è maggiore di 75. Quindi sostanzialmente noi abbiamo sempre una get su /inventory, ma poi andiamo a passare come parametro filter uguale e poi la
condizione da testare sotto forma di oggetto JSON. Questo è comunque il modo di operare di MongoDB, quindi sostanzialmente si presuppone che una conoscenza di MongoDB e del modo in cui è possibile interrogare database MongoDB e filtrare i dati. Quindi se noi andiamo a fare qui, quindi questa prima parte che vediamo è equivalente della get che abbiamo fatto in precedenza, che restituisce tutto. Qui poi c'è, abbiamo detto, dopo il punto interrogativo, filter uguale quantity, e poi questo $GT sta per greater than e il valore 75. Se lo andiamo ad eseguire, vediamo che ci sono stati restituiti 2 dei 5 documenti che avevamo inserito, ovviamente quelli la cui quantità, vedete, 100, che è maggiore di 75. Per esempio, se andiamo a mettere una quantità maggiore di 1775, non dovrebbe essere restituito nulla, perché non avevamo documenti con quella quantità. Infatti, come vediamo, quello che ci viene restituito è un array completamente vuoto. Per il momento è tutto, la prossima volta continueremo il nostro viaggio in Restart. Alla prossima!